E ragazzi, eccoci finalmente col video acquisti manga, light novel e figure dei mesi di febbraio e marzo 2026. Anche questa volta non ho nessuna premessa particolare da fare, per cui direi che possiamo andare al dunque. Partendo dai manga editi da J-Pop, abbiamo il cofanetto di Polaris Will Never Be Gone, un cofanetto carino. Questo contiene i volumi numero 1, 2 e 3. Si tratta di un manga che mi è stato regalato per il compleanno da mio caro amico e in tutta onestà mi è piaciuto talmente tanto che l'ho aggiunto alle mie serie preferite. Per chi non lo conoscesse, la storia segue le vicende della liceale Mizumi, la ragazza che potete vedere qui in copertina. Mizumi era una grandissima fan di Sora, questa idol che potete vedere in questa copertina, e a distanza di 2 anni dalla morte dell'idol, Mizumi decide di fare qualcosa che non vi posso dire in quanto sarebbe spoiler. Per quel che mi riguarda, la storia non è proprio originalissima. I primi volumi infatti li ho trovati un po' così così. Il terzo ed ultimo volume però vi posso assicurare che l'ho proprio letto piangendo, ed è il motivo per il quale ho aggiunto la serie ai miei preferiti. Volume 14 di Made in Abyss, altro volume che mi è piaciuto davvero tanto, infatti non vedo l'ora di leggere il seguito. Volume 13 di Final Fantasy Lost Stranger, un volume che mi ha inaspettatamente emozionato. Per chi non lo conosce, la storia segue le vicende di Shogo e di sua sorella, due impiegati della Square Enix che dopo un incidente si ritrovano catapultati in un mondo simile a quello dei videogiochi di Final Fantasy. Volume 15 de La via del grembiule e lo Yakuza casalingo, un altro volume davvero divertente, qui c'è proprio da morire da ridere. Passando ai manga editi da Seven Seas, abbiamo il volume 6 di My Girlfriend's Not Here Today. Per chi non lo conosce, si tratta di una storia drammatico-romantica Yuri che segue principalmente un triangolo amoroso. Questo in particolare è stato un volume carino, non ai livelli del precedente, ecco. Volume 3 di Someone's Girlfriend, un'altra storia drammatico-romantica che segue le vicende di un triangolo amoroso, questa volta però non Yuri. In questo caso infatti i protagonisti sono 3 grandi amici, 2 ragazzi, tra cui il protagonista, e una ragazza. Il ragazzo non protagonista e la ragazza si fidanzano. Da un certo punto in poi però la ragazza sembra quasi lasciare ad intendere che a lei piace in realtà il protagonista. Onestamente devo ancora capire se si tratti di una serie da poter prendere sul serio o meno. Certe cose sembrano davvero fatte bene, altre, vedi per esempio le tante scene ecchi, smorzano un po' l'atmosfera e quindi rendono il tutto un po'... insomma. Passando ai manga editi da Planet Manga, abbiamo i volumi numero 21 e 22 di Chainsaw Man. Volumi davvero molto belli e anche qua non vedo l'ora di leggere il seguito. Volume 27 di Murcielago, un altro volume carino. Per chi non lo conosce, questa serie segue le vicende di Kuroko Komori, una serial killer che attualmente lavora, diciamo, come poliziotta per risolvere i casi un po' più estremi. Stiamo praticamente parlando di scene estremamente violente, crude, ma allo stesso tempo pazze. Ci sono anche tantissimi momenti Yuri sempre espliciti. Edito da Ikari abbiamo il volume 7 di Distrutta dal tuo amore, un altro volume davvero molto bello. Per chi non lo conosce, si tratta di una storia drammatico-romantica che tratta in maniera molto cruda il tema del bullismo, e questo volume in particolare racconta proprio le storie dei bulli di turno. Edito da Star Comics abbiamo il volume 20 di The Ancient Magus Pride, un volume ok, nulla da dire. Passando ai manga editi da Kodansha Comics abbiamo il volume numero 7 di I Want to Love You Till Your Dying Day, altro volume davvero bello. Per chi non lo conosce, si tratta di una storia drammatico-romantica, Yuri, ambientata in un orfanotrofio dove le ragazze vengono utilizzate principalmente come armi da guerra. Si tratta insomma di una storia molto cruda dove la morte è sempre dietro l'angolo. Non per niente ci sono stati dei momenti nella serie che mi hanno emozionato davvero tanto. Volume 2 di A Curtain Call for You, altro volume che mi è piaciuto davvero tanto. La storia segue le vicende di 2 ragazze che diventano amiche e che decidono di aprire il club di teatro. Uno dei motivi per i quali mi sta piacendo così tanto è il fatto che mi rivedo tantissimo in Sakura, la ragazza che si vede qui in copertina. Ultimo volume, il numero 8 di Ghost in the Shell The Human Algorithm, volume molto carino. Dispiace un po' che la serie si sia conclusa, visto che si tratta di una di quelle storie che potrebbe anche andare avanti all'infinito, anche perché i membri della sezione 9, per chi conosce il franchise di The Ghost in the Shell, saprà che sono davvero simpatici. Però dai, se mai uscirà un sequel sicuramente me lo leggerò. Volume 3 di Nezumi First Love, un altro manga che nell'effettivo devo ancora inquadrare in quanto segue le vicende di Nezumi, questa ragazza cresciuta come sicario dalla Yakuza, che ad un certo punto della storia si innamora di un ragazzo apparentemente estraneo al mondo della mafia. La cosa ovviamente non potrà andare tutta a rose e fiori a causa del passato di lei. Il manga di per sé è davvero crudo, ci sono scene davvero violente, però ci sono dei momenti in cui
Non so, anche qui non riesco a capire se voglia prendersi sul serio o meno. Volume 4 di Tower Dungeon, serie che sto seguendo principalmente per l'autore, e questo è stato un volume molto carino. Volume 3 di Assassin and Cinderella, sicuramente il volume più bello fino adesso, visto che mostra finalmente la storia che c'è dietro ai due personaggi. Si tratta di un manga che inizialmente leggevo principalmente per i disegni, i quali sono infatti spettacolari. Però è tutto molto ecchi, molto buttato lì, almeno così sembrava. Volume 5 di Isaac, altro volume carino. Per chi non lo conosce, si tratta di una storia classica di vendetta dove il protagonista, un samurai giapponese, finisce in Europa alla ricerca dell'uomo che ha ucciso il suo maestro. Carrellata di light novel che devo ancora leggere. Partendo da quelle edite da Ian Press abbiamo il volume Rascal Does Not Dream of a Dear Friend, volume 6 di Red Zero X, volume 22 di That Time I Got Reincarnated as a Slime, volume 4 di Brunhilde, volume 11 di Wolf and Parchment, volume 11 di The Detective Is Already Dead, volume 26 di The Irregular at Magic High School. Passando alle light novel edite da Seven Seas abbiamo il volume 2 di Adachi and Shimamura Short Stories, volume 18 di Reincarnated as a Sword, volume 12 di Sword of the Demon Hunter. Ci sarebbe anche il volume 3 di Mushoku Tensei Redundant Reincarnation, però causa spoiler, forse è meglio se non lo faccio vedere. Passando infine alle novel edite da J-Novel Club, abbiamo il volume 19 di An Arc Demon Dilemma How to Love Your Elf Bride. Passando alle figure abbiamo Albedo realizzata da Banpresto e Kara Samurai realizzata da Animester in scala 1:9. Questa è Albedo, davvero bella. Considerate che si tratta di una figure da pochi soldi e comunque la Banpresto ha fatto un gran bel lavoro. E questa è Kara Samurai, un personaggio originale, quindi non proviene né da manga, anime, nient'altro. Si tratta di un action figure, quindi totalmente posabile e non di una statua fissa. E con questo è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, noi ci rivediamo alla prossima, bye bye!